Buongiorno dai! Dai due cammino e in kayak. Oggi kayak. finalmente in kayak. Siamo ad Argenio, Lago di Como, e siamo qui al porticciolo, mettiamo in acqua il kayak e poi ci dirigeremo verso l'isola Comacina e poi Villa Balbiano e Balbianello. Andate e ritorno 16 km, per cui seguiteci in questa pagaiata, in acqua! E si esce! È la seconda uscita del 2024 questa, non è la prima. Ne abbiamo fatto uno quando faceva molto più freddo. Chiesetta di Argenio, tutta in pietra, proprio sulla sponda del lago. Ora noi costeggeremo la sponda fino all'isola Comacina, che è leggermente nascosta là dove c'è Sala Comacina. Allora, comunicazioni di servizio. Abbiamo dimenticato a casa l'orologio GPS, cioè io ho dimenticato a casa perché era scarico più che altro. Quando mi sono accorto era troppo tardi per caricarlo. Per cui non so se riusciremo a fare il tracciato di fine pagaiata. Stiamo provando con Relive, che però di solito in questa zona impazzisce. Vedremo un po' come ce la caviamo. Poi abbiamo i nostri appunti, perché ci sono tante cose da dire sull'isola Comacina, che è un lembo di terra lungo 600 metri e largo 200. Il perimetro sono 2 km e una superficie di 7,5 ettari. Guarda caso è circondato dal lago di Como, per la forza è un'isola del lago di Como. È nel comune di Tremezzina e noi l'abbiamo vista quando abbiamo fatto la Via Regina. Sul nostro canale trovate tutti i video con le tappe di questo cammino, sono 4 tappe comunque, dalla cima del lago fino a Como. È molto bella, ve la raccomando. Poi magari vi racconterò altre cose sull'isola quando ci avviciniamo. Dovremmo essere in grado di sbarcare, perché ho controllato sul sito internet, si può sbarcare in 3 modi: con la navigazione al lago di Como, col taxi boat privato, oppure anche con mezzi propri, c'è scritto, perché in realtà l'isola è di proprietà privata. L'ultimo proprietario nel 1920 la lasciò in eredità al re del Belgio, non chiedetemi perché, era un italiano il proprietario. La lasciò al re del Belgio, il re del Belgio non sapeva cosa farsene. In quel momento il lago di Como non era ancora probabilmente così rinomato per farci le vacanze, non ci fece costruire nessuna villa e costituì una fondazione, donò l'isola a questa fondazione, a una fondazione italiana. Poi dopo comunque è passata, mi sembra che sia passata al demanio. Solo che poi non so per quale motivo hanno pensato bene di regalarla alla fondazione di Brera, quella dell'Accademia di Brera degli artisti, che doveva costruirci un albergo e delle case per artisti. In realtà hanno costruito solo 3 villette, non si è costruito più nulla, e per cui è ancora proprietà privata, però pare che ci si possa sbarcare, vediamo un po'. Guardate là i cormorani sulla boa, l'isoletta dei cormorani, che a differenza degli aironi sono molto meno timidi, per cui rimangono lì. Certo, se dovessimo puntare dritti su di loro probabilmente volerebbero via, ma per ora non dà segno di voler volare via. No, vabbè, ok, eccoli che sono andati. Ci incuriosisce la presenza delle catene qui, perché non è che si possano usare per ancorare una barca, perché se ancorate qui una barca poi come fate a salire? Dovete essere dei rocciatori per salire sul provinciale, anzi sulla Via Regina. Non lo so, perché non mi sembra neanche catene che servono a tenere in caso di frana, perché ci incuriosisce. Se sapete il motivo magari scrivetecelo nei commenti. Fatto serata? Ciao Gabbiani! Ciao Gabbiani! Sono lontano a piedi, camminando lontano. Ciao Gabbiani! Vedete, questa sponda è molto urbanizzata, ce ne siamo accorti quando abbiamo fatto la Via Regina, è molto più urbanizzata rispetto
all'altra sponta, che in alcuni tratti è ancora abbastanza naturale e selvaggia, nonostante ci passi la superstrada, quasi tutta in galleria comunque. Ok, e cominciamo a vedere l'isola Comacina, che è dritta, che è quel rilievo dritto davanti a noi. Qui siamo a Colonno, manca poco a Sala Comacina. Abbiamo anche gli stoici che fanno il bagno nel lago, che non so quanti gradi ci saranno. 16 marzo. 16 marzo abbiamo trovato un temerario. Si stressa. Non si mangia, state tranquille. Villa Angelica, guarda che so bella darsena, l'accesso duplice al lago, il giardino, vista lago. Qui siamo a Sala Comacina e stiamo entrando, allora quella è l'isola Comacina, il braccio di lago tra Ossuccio, dove c'è quel campaniere, non so se si riesce a vedere dalle immagini dell'action cam, c'è un campaniere gotico molto bello a Ossuccio. In quel tratto di lago tra il campanile e l'isola Comacina è chiamata Zoca dell'Oi, sarebbe Conca dell'Olio, perché questo è uno dei punti, se non il punto più a nord d'Italia dove viene coltivato l'ulivo. E i tremezzini l'isola Comacina la chiamano Urcastel, perché in realtà pare che ci fossero delle fortificazioni romane. Ricordo che la via Regina che passa qui era una via romana in antichità, era la via principale per l'accesso all'Arezia, all'odierna Svizzera, perché in antichità tutto il traffico commerciale veniva su questa sponda e non sulla sponda lecchese. Adesso la sponda lecchese c'è la superstrada in galleria, c'è il treno, per cui capirete che va in Valtria, capirete che è più trafficata quella sponda, c'è più movimento anche di merci. Di qua molto meno, ma in antichità non c'erano i tir, ecco, diciamo, per cui c'era la via Regina. E da qui probabilmente, oltre a tutte le torri di controllo e di esazione del pedaggio che abbiamo visto mentre facevamo il cammino della via Regina, probabilmente c'erano anche delle fortificazioni sull'isola per tenere un po' sotto controllo tutta la zona del lago. Di queste fortificazioni non rimane praticamente nulla. Tra l'altro, di tutte le chiese costruite sull'isola Comacina, mi sembra 9 fossero in origine, rimane solo quella di San Giovanni, che al suo interno contiene ancora tracce di una torre tardo-romana, tracce di murature romane, in più un battistero a mosaico del V secolo, per cui ancora è sempre periodo tardo-romano. Poi ci sono altri piccoli, come possiamo chiamarli, resti delle altre chiese. Mi sembra c'è anche una con una cripta, però non credo che siano visitabili, penso che siano chiuse. Il giorno di San Giovanni invece ovviamente sono aperte e c'è anche uno spettacolo di fuochi d'artificio dalla riva, per cui ci si può venire con la navigazione o col taxi boat e si può diciamo, gustare questo bellissimo spettacolo. Noi invece ci gustiamo lo spettacolo delle montagne innevate, vedete sullo sfondo c'è tutte le montagne innevate, c'è un po' di neve anche su queste che sono un po' più basse. So che col caldo che fa noi siamo in mezza manica, siamo partiti con le giacche impermeabili, ma ci siamo guardati in faccia quando abbiamo gonfiato il carico e abbiamo detto si fa senza, perché fa veramente tanto caldo per essere il 16 marzo. Questo è l'attracco dei taxi boat, per cui è esclusivo solo per loro, però volendo potete attraccare là dove sono quei gradini. Noi andremo alla spiaggetta che invece c'è in fondo all'isola. Sì, qui potete attraccare, l'unica cosa è che non si può nuotare in questo specchio d'acqua, mi sembra anche giusto che quando è stagione partono e arrivano. Questo per il ristorante, ma là sugli gradini potete attraccare, però noi andiamo più avanti. Così non si può. Mi diceva che la proprietà declina le responsabilità per l'uso dell'attracco dei continui. Comunque poi qua c'è la passeggiata, noi andiamo un po' più avanti, che prima si riusciva già a vedere il campanile della chiesetta di San Giovanni. Ed ecco la chiesa di San Giovanni. E vi direte, ma se c'erano davvero 9 chiese, perché ne è rimasta solo una? Perché diciamo, Como e Milano sono sempre state in lotta per il dominio della zona del lago, e nel 1118 è iniziata una guerra di 10 anni, chiamata guerra del decennale, proprio tra Milano e Como, e al termine di questa guerra Como è stata sconfitta su tutti i fronti e è stata rasa al suolo, è stata devastata, per cui
primo round ai milanesi. Allora i comaschi cosa hanno fatto? Visto che il nemico del mio nemico è il mio amico, si sono alleati col Barbarossa, che come ben sapete i milanesi e il Barbarossa avevano un rapporto proprio. E nel 1169 le sorti si sono rovesciate. Como ha vinto, ha espugnato le città del circondario e sono approdati anche all'isola, e non so per quale motivo hanno raso tutte le chiese. La chiesa di San Giovanni è una chiesa barocca, in realtà non è antichissima, certo al suo interno contiene resti romani, però tutto sommato è una chiesa barocca. Questo è l'attracco proprio sotto la chiesa di San Giovanni, perché le scalinate lì portano su direttamente dalla chiesa. Siamo arrivati all'isola Comacina e stiamo cercando un posto dove fermarci. Questo qui dopo il muretto di sinistra. Ok. C'è la sabbia lì. Sì. Tanto lo tengo acceso. Si tocca un pochino. Allora, per la visita dell'isola è previsto il pagamento di un ticket d'ingresso acquistabile presso l'antiquarium o direttamente all'info point obiettivi dell'isola. E saranno previste sanzioni per chi ne sarà trovato sprovvisto rispetto all'arte e alla natura. Adesso però chiappo portafogli prima di pigliare sanzioni. Eccola Giulia col kayak. Poi da su a cercare l'info point per fare il biglietto e poi a visitare i cigni. No, altre. Sì, sono anche cazzose. Via. I resti di una casa torre medievale che doveva essere così. E continuiamo in salita. Col biglietto potete anche visitare l'antiquarium che c'è a Ossuccio sulla sponda, sulla riva del lago, dove se avete preso il battello siete partiti o da lì o da Sala Comacina. Ok, l'area circostante, qui c'è stata, sono già ritrovamenti dall'età imperiale fino all'epoca medievale e poi epoca moderna. Così è tutto un altro colpo d'occhio, guardate. Doveva essere veramente maestoso questo complesso. Questa doveva essere la basilica di Santa Eufemia, che era quella un po' più estesa. E infatti è il momento più importante dell'isola. Però non lo vedete, rimane giusto qualcosa. Doveva avere anche una cripta là sotto. Poi dopo noi riprendiamo a navigare e andremo alla penisola di Lavedo, dove c'è l'isola, la villa del Balbiano e del Balbianello. Questo è l'abside è abbastanza ben conservato, come potete vedere. E questa era un'aula battesimale, perché vi ricordo che prima dell'anno 1000 il battesimo aveva impartito agli adulti che entravano in piedi, poi il fatto invece di battezzare i bambini è venuto molto dopo. Eccola qua, paleocristiana con mosaici, secolo V-IX, affreschi carolingi, vasca battesimale di immersione, sepolture antiche. Si vede, si riesce a vedere qualcosa sul muro, qualche resto di affresco. Come annuncia questa Lucia qui tirata in secca, siamo a Ossuccio. Quello è il campanile gotico della chiesa di Ossuccio. Noi siamo arrivati con il nostro kayak Sea Wave della Gumotex e questa è l'isola Comacina. Sono le anatre che stanno venendo a curiosare. È possibile che quando vedono un umano fermo pensano subito che stia mangiando e che possono scroccargli del pane? Mamma mia. No, è un foglio di carta questo, non è pane. Vabuca.
Allora, ce lo lasciate rimettere in acqua il kayak o ci bloccate, eh? Per favore, vi spostate, eh? O via, fate i bravi. Giriamo. No, ci hanno lasciato passare, dai, sono stati gentili. Adesso Giulia salta a bordo. Sempre con l'acqua alle ginocchia. Con l'acqua alle ginocchia. E fai salire, vabbè. Mamma mia, come è grosso, guarda che collo che ha. Io ho paura. Sì, infatti, una beccata di quello lì ti fa male, eh? Ok, lasciamo il nostro approdo di Cigne, salutiamo la Lucia di Ossuccio, qui c'è il campanile gotico e ora procediamo verso la penisola di Lavedo per andare a vedere dall'acqua la villa del Balbiano e la villa del Balbianello. I due campanili allineati e al fondo la montagna con la neve. Qui bar arriva al lago e stiamo entrando in una zona un po' di lusso, perché la prima villa che vedremo è la villa del Balbiano o Giovo Balbiano, che è nata come palazzo pretorio della Pieve d'Isola solo nel 400, solo che poi è subito un'alluvione dal lago evidentemente e è stata acquistata dal Cardinal Gaglio, che mi sembra che è lo stesso che poi acquistò Villa d'Este, non vorrei sbagliarmi, un cardinale immobiliarista insomma della zona, che aveva ricevuto l'investitura alla contea delle Tre Pievi, cioè Dongo, Sorico e mi sono dimenticato la terza pieve, l'abbiamo vista quando abbiamo fatto la via Regina, e Gravedona, ecco, c'era questa unità territoriale delle Tre Pievi e diciamo il Cardinal Gaglio era stato insignito il titolo di conte di queste Tre Pievi. Si vede che il titolo arrivava con dei vaini, allora si è fatto questa villa, solo che poi rimase il Gaglio fino all'ultimo quarto del Settecento, poi fu acquistata dai Giovo, dopo pochi anni fu venduta al Cardinal Durini. Il Cardinal Durini, se avete visto già qualche nostro video, tipo quello al parco di Monza, era il proprietario di Villa Mirabello Mirabellino, dove aveva il suo ritrovo letterario, e dopo aver acquistato la villa Giovo Balbiano lo trasferì qui, per cui abbandonò un po' le ville del parco di Monza e si trasferì qui. Poi non contento acquistò anche la villa che poi diventò la villa del Balbianello. Ora noi arriveremo a Villa Giovo. Non vorrei sbagliarmi, ma Villa del Giovo Balbiano è questa. Dice, ma perché Giovo? Perché i Giovo continuavano a venderla e a ricomprarla, per cui l'hanno comprata dal Gaglio e poi l'hanno venduta al Durini. Poi il Durini l'ha rivenduta, l'hanno ricomprata loro di nuovo, poi l'hanno venduta a una famiglia tedesca e i tedeschi hanno fatto un'ala della villa, l'hanno fatta diventare una filanda. Vabbè. Cioè, i tedeschi sono sempre una sicurezza, diciamocelo. E poi dopo comunque è passata in altre mani, è finita appunto a questa società immobiliare russa. E qui hanno girato House of Gucci di Ridley Scott.
davanti a noi c'è l'Enno, dove siamo passati anche sulla via Regina, era la terza tappa. Sulla terza tappa, mi sa che c'era anche Tarcisio con noi. Per cui direi che adesso invertiamo la rotta e torniamo indietro seguendo la penisola di Lavedo e magari andiamo verso Succio, facciamo tappa lì sosta lì per pranzare. Pagaia! Non so come verrà nelle riprese action cam, che sono molto grandangolari, ma dritti là davanti a noi c'è la punta estrema del triangolo Lariano con Bellaggio. Prima mi sono dimenticato di dirlo, ma l'ultimo proprietario di Villa Balbianello, Guido Monzino, la donò al FAI, per cui da quel momento fa parte del patrimonio del FAI, che viene tutelato dal FAI, è aperto durante le giornate FAI di primavera, ma questo è aperto mi sembra tutto l'anno, quella Villa Balbianello, e c'è mi sembra che ci sia un biglietto d'ingresso. Siamo concentrati sui gabbiani che hanno nidificato nei buchi della scogliera, ma in realtà sopra è pieno di aironi, vedete quelli bianchi sugli alberi. E poi sono lì dei due gabbiani, non so se hanno fatto il nido lì. Qui è bello isolato, a parte il rumore dei motoscafi. Oh, madonna, che velocità sta andando quello! Stiamo tornando qui per il pranzo e vediamo quanto tempo ci mettono i cini ad arrivare e a bullizzarci. Ma noi resisteremo. Ma noi resisteremo anche perché abbiamo due pagaie. Esatto, ci difenderemo con la pagaia. No, scherzo, nessun cigno verrà maltrattato, anzi probabilmente saranno loro che maltratteranno noi. Ed eccoci tornati all'isola e ora pausa pranzo. Si fa per dire qualcosa lì. Io ho invece il mio panino con salame. E vai! Ed ecco che arriva il sistema da guardia ambulante dell'isola Comacina, le terribili oche che... Dai, veloce, preparati, queste arrivano e sono violente, Dove andate? Sta proprio venendo qua, stanno venendo, ma porca miseria! Ora per tornare verso Argegno circumnavighiamo l'isola ma sull'altro lato, quello che non abbiamo ancora visto. Riesci a vedere, vabbè, San Giovanni e poi comunque un pezzettino di apse di Santa Eufemia. Su questo lato non c'è niente di particolare, sono ancora dei muretti a secco, quindi non so se servivano per contenere il terreno, fare un po' la terrapiena. Non so a che epoca risalgano, francamente, magari sono medievali, o magari sono più tardi, chi lo sa. Comunque nel 1169 Comaschi è una rasasuolo e l'arcivescovo di Como, Vigilulfo, addirittura scomunicò l'isola. Io primo non pensavo che un arcivescovo potesse farlo e pensavo che lo potesse fare solo il Papa, ma di solito lo scomunicavano una persona, no? Un potente inviso al papato, alla chiesa, no, un'isola, ma sta povera isola che aveva fatto? E come faceva poi a farsi perdonare l'isola? Ma chi lo sa? Siete che l'ha preso veramente male l'arcivescovo di Como il fatto che nel 1128 Como sia stata sconfitta e la Sassuolo dei milanesi. Ecco, queste qui è un'altra delle 3 villette costruite dalla fondazione dell'Accademia di Brera. Poi non so se vengano usate, se sono chiuse, quale sia la loro destinazione. E questa che è la parte un po' più moderna, con il ristorante, le villette, l'attracco del battello. Noi, insomma, non è piaciuta di più la parte dove siamo fermati noi, quella parte un po' più antica, meglio conservata. Qui comunque si vede ancora dei tracce di qualche muro, di qualche costruzione, ma non sappiamo di cosa, perché qua è stata rasa completamente da solo nel 1169, tant'è che il Barbarossa fece anche promulgò un editto che vietava la ricostruzione sull'isola Comacina, dicendo che mai più si abiterà sull'isola Comacina, mai più ci sarà un oste, addirittura, per dire che non sarebbero più state aperte taverne, osterie, posti dove ristorarsi, e pena la morte, proprio una cosa definitiva, un odio per quest'isola. C'è l'idrovolante, quello che parte dallo scalo di Como, che continua ad atterrare e decollare qui, non so per quale motivo, o sta facendo fare scuola di volo a qualcuno, stanno praticando gli atterraggi e i decolli.
Boh. Va bene, questo è il colonno e Giulia è ingaggiata in una gara di velocità con quella barca lì. Di nuovo la cascata, però da un po' più lontano, per cui vedete, avete una visione di insieme migliore. Vai. Benissimo, qui siamo quasi arrivati, la nostra pagaiata è giunta al termine. Speriamo che vi sia piaciuta e se vi fa piacere potete seguirci, iscrivervi, commentate, insomma interagite con noi che ci fa solo piacere e ci aiutate a crescere. Buona pagaiata! Vi siete persi Giulia che casca in acqua per uscire, la vedete tutta bagnata. Noi eravamo 2 in kayak, però eravamo in 3 oggi perché c'era anche Dieter. Saluta Dieter! Va bene, alla prossima!